Ciao a tutti, oggi parliamo della paralisi laringea del cane. Può essere colpito anche il gatto, ma è molto più frequente nel cane, quindi soffermeremo su questa specie. La paralisi laringea del cane è fondamentalmente l'impossibilità delle cartilagini aritenoidee della laringe di abdursi e quindi chiaramente abbiamo dei grossi problemi poi dal punto di vista del sistema respiratorio. Fondamentalmente vengono colpiti molto più frequentemente i cani di grossa taglia. Tra le razze coinvolte possiamo avere il bovaro delle Fiandre, il Siberian Husky, il Bull Terrier, il Rottweiler, il Dalmata, il cane pastore dei Pirenei. Diciamo che quella invece sovrarappresentata, diciamo, è il Labrador. Labrador, paralisi laringea vanno un po' di comune d'accordo. Quando dici paralisi laringea c'è in mente questo Labrador che ha uno stridore laringeo. Un segno clinico chiaramente la paralisi laringea, ripeto, è l'impossibilità di abdursi di queste cartilagini eritroidee e quindi non passa aria, quindi difficoltà respiratorie, stridore. Possiamo avere cianosi, possiamo avere sincopi, collassi e morte. Quindi fondamentalmente abbiamo una grave insufficienza respiratoria nelle fasi acuta della patologia. Tendenzialmente la causa può essere idiopatica, ovvero non si trova fondamentalmente una vera causa, oppure possono esserci delle cause che possono colpire la parte, diciamo, neurologica della laringe, che la laringe viene innervata dai nervi laringei ricorrenti. Questi fondamentalmente possono essere colpiti o da polineuriti, polimiopatia a livello muscolare, diciamo, della laringe, quindi avere una patologia, diciamo, che coinvolge sia i nervi che i muscoli a livello generalizzato e che quindi colpisce anche la laringe. Oppure possono avere dei traumi diretti, possono essere traumi che possono essere delle ferite, addirittura si sospetti traumi da collare, oppure delle masse, delle neoformazioni. Anche gli esiti cicatriziali di alcune ferite poi possono creare la paralisi laringea, oppure diciamo quindi del collo, oppure della parte anteriore del torace, possono creare chiaramente anche questi masse, neoplasie, possono chiaramente dare una problematica che poi vediamo nella paralisi laringea. A volte possono esserci correlati anche disturbi, per esempio all'esofago, quindi vanno di pari passo disfunzione esofagea con paralisi laringea. A volte, come ho detto, è idiopatica, non si conosce la causa. Una patologia ormonale che potrebbe dare paralisi laringea è l'ipotiroidismo. Qua sopra vi metto il video dell'ipotiroidismo e anche a fine video in elenco qua intorno vedrete fondamentalmente il video sull'ipotiroidismo del cane e vi consiglio di andare a vederlo perché è un video che ho cercato di farlo in modo abbastanza semplice per spiegarvelo. Dal punto di vista della diagnosi si fa fondamentalmente la laringoscopia con un'anestesia superficiale perché dobbiamo vedere chiaramente i movimenti delle cartilagini per capire se effettivamente c'è paralisi. Quindi non deve essere un'anestesia profonda perché altrimenti non vediamo il movimento a livello laringeo. Una volta che si è diagnosticata fondamentalmente la paralisi laringea, di solito l'intervento di elezione è la lateralizzazione monolaterale della cartilagine, in modo tale che così passa più aria ovviamente dal canale laringeo e quindi poi in trachea. Esistono ovviamente diverse tecniche chirurgiche di laringoplastica per questo tipo di problema, però la più, diciamo, frequente è la lateralizzazione monolaterale di una delle cartilagini. Come complicanza possiamo avere la polmonita bingestis, anche se non è così frequente, e una cosa che invece se si decide di non operare, però è consigliato ovviamente l'operazione nella paralisi laringea, è quello ovviamente di gestire chiaramente attraverso corticosteroidi la formazione poi molto spesso durante la laringoscopia c'è edema fondamentalmente delle cartilagini e delle corde vocali, quindi si utilizzano magari dei corticosteroidei fondamentalmente per ridurre chiaramente l'edema a livello laringeo.
A me capitò un cane che era sospetto di paralisi laringea, che alla fine in realtà poi era una laringite semplice. Il cane era finito fondamentalmente, il sospetto era quello di laringite, però fondamentalmente aveva questo stridore molto caratteristico della paralisi laringea, perché ovviamente aveva avuto una brutta laringite a causa di un sospetto annegamento. Il cane aveva rischiato probabilmente di annegare, tornò a casa tutto bagnato e i giorni successivi presentò questo quadro clinico molto con questo stridore laringeo, e fortunatamente con gli antinfiammatori passò praticamente nel giro di 24-36 ore, quindi poi non si ripresentò più questo tipo di problema, e quindi non andammo poi in laringoscopia per evidenziare un sospetto, però era un caratteristico rumore, proprio uno stridore molto anche caratteristico, che ti identifica la zona della laringe come zona coinvolta nella problematica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi interessano gli argomenti medicina veterinaria o semplicemente saperne di più di alcune patologie che magari sono state diagnosticate ai vostri cani e ai vostri gatti, spero ovviamente di no, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qua sotto. Ogni settimana io carico video su problematiche del cane e il gatto, e se volete sostenere il progetto vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace al video. Un saluto e al prossimo video.